Ciao a tutti pipistrelli e pipistrelle, oggi utilizziamo uno dei miei brand preferiti di ombretti perché ho ricevuto un piccolo ordine che ho fatto da Glam Shop, dalla Polonia. Mi vedrete realizzare 2 look in cui cercherò di provare il più possibile degli ombretti che ho preso, gli altri li useremo nei prossimi video ovviamente. Ho preso 10 ombretti singoli di diverse tipologie. Prima di iniziare coi look vi ho fatto gli swatches di tutti, così per farvi un'idea delle varie caratteristiche di ognuno. I primi 2 sono della serie dei Marbles e sono Tarot, un lavanda freddo riflessato rosa ed un viola rosato coi riflessi rosa argento di cui vi lascio scritto il nome perché è impronunciabile. Altri 2 sono Ultra Pearls e sono Professional Diver, che è il blu navy con riflessi argento e i micro glitter colorati, e Limoncello a base trasparente con riflessi giallo e rosa pastello. Mi mancava un topper così giallo nella collezione, è un colore davvero unico. Diamond e Laser sono Turbo Glow e sono rispettivamente un rosa cipria con riflessi azzurrini argento ed un multichrome, diciamo duochrome, viola fucsia con riflessi verdi argento. A seguire ho preso 2 colori considerati nel gruppo generico degli eyeshadows, sono Chinese Silk, che è questo colore incredibile ed è indefinibile secondo me, una sorta di rosa cipria più desaturato che riflette nello specchio un colore cammello chiaro e freddo. Non ha una particolare brillantezza, ma è uno dei colori più strani e particolari che abbia mai visto. Poi Aquamarine è ovviamente un burroso e super pigmentato acquamarina con riflessi platino. La star dello show è il primo vero multichrome della mia collezione, si chiama Blue Dragon e come promette è un blu viola a seconda di come lo si guarda, che riflette bagliori verde, giallo e fucsia. Per finire ho preso anche un matte che si chiama Roasted Coffee perché trovavo interessante la tonalità così fredda del marrone. Detto ciò, passiamo ai look. Premetto che ho utilizzato i matte da altre palette. Per il primo look ho usato Chiara Ferragni per il rosa e l'ho messo nella piega e nell'angolo esterno. Ho poi messo a punto Roasted Coffee per scurire l'esterno. Potete notare che è piuttosto somigliante in realtà al marrone della palette della Ferragni, ma è più scuro. Ho messo il colore impronunciabile ovunque sulla palpebra perché è troppo bello per metterne poco ed è perfetto con questa base fredda. Potete vedere da soli quanto è brillante e perché questo brand mi soddisfi così tanto. Ultimamente non sto più realizzando cut creases molto grafiche, ma mi piace sfumare un po' gli shimmer oltre la linea della piega per un effetto più rarefatto. Sotto la rima inferiore ho messo gli stessi matte ed ho applicato anche lo stesso shimmer verso il centro. Ho usato limoncello per l'angolo interno perché me lo aspettavo onestamente più rosa e meno giallo, ma alla fine uno stacco di colore non mi dispiace con un look abbastanza monocromatico. Passiamo al secondo look. Come potete notare, lo shimmer viola macchia abbastanza la palpebra, niente che non vada via con 2 o 3 lavaggi. Coi viola e fucsia succede molto spesso.
In questo caso avevo la necessità assoluta di provare subito il multichrome, quindi ho fatto una base molto semplice per poi poterlo usare su tutta la palpebra. Ricordate che questi colori sono spesso a base scura, quindi hanno bisogno di colori di transizione intensi che ne richiamino la base o le sfumature. In questo caso io ho scelto dei viola dalla Sorcerer's Palette di Jolie Beauty e ci ho creato una specie di halo eye. Avrei anche potuto usare un blu in realtà, perché mentre io dal vivo vedo l'ombretto di colore viola, voi in camera lo vedete appunto blu, e questa è la magia dei multichrome. L'ho applicato col dito ovunque sfumato nella piega, come dicevo prima. Come vedete i riflessi si fondono perfettamente nel colore di sotto. L'ho messo sotto la rima inferiore e incredibilmente mostra anche così i suoi vari colori. Volevo provare qualche altro ombretto, così ho deciso di disegnare una specie di crease con Tarot, ma essendo così intenso già il multichrome, questo colore gli conferisce solamente un riflesso leggerissimo che è quasi impercettibile. Se guardate le mie dita piene di glitter capirete quanto siano delicati e anche un po' farinosi alcuni di questi ombretti, così quanto sono belli. Ho usato Diamond come punto luce per l'angolo interno, sempre per avere un po' di contrasto. Anche questo look è finito, spero vi piacciono entrambi. Vi ricordo di lasciarmi un pollice in su per supportare il mio lavoro creativo, anche un commento se vi va. Spero di vedervi nel prossimo video. Un bacione, ciao ciao!